Ciao a tutti! Ciao! Benvenuti a questo nuovo video. Come avete visto dal nostro video precedente, siamo a Kuala Lumpur, ma non vogliamo farvi vedere ancora niente della città perché oggi vogliamo parlare dei pro e contro di Bali. Se notate che guardiamo verso il basso è perché guardiamo i nostri appunti qua sopra, visto che ci siamo segnati dei punti per non perderci le cose per noi fondamentali da dire, e quindi niente, iniziamo. Ok, un'altra cosa volevamo dirvi, che abbiamo pensato di fare pro e contro. Io dico i pro e Salvatore dice i contro. Quindi faremo un po' per non renderlo noioso, dai. Esatto. E scontato. Ok? Dai, iniziamo. Primo punto pro, le bellezze naturali di Bali, perché offre dei paesaggi bellissimi, ha un verde tutto particolare. Bali ha delle foglie, queste cascate, la spiaggia nera con delle spiagge comunque chiare, bianche, quindi ha dei contrasti davvero interessanti. E la cosa carina che ci ha colpito di Bali è stata che in ogni spot, perché Bali è fatta un po' spot, sì, esatto, ha un paesaggio completamente diverso. Qui troverete delle scogliere, spiagge, cascate, posti in mezzo al verde, eccetera. Quindi risaie, perché è famosissima Bali per le risaie. Molto belle. Quindi ha delle bellezze, dei colori un po' particolari effettivamente. Anche solo il verde delle risaie è un verde brillantissimo, cioè è stupendo, quindi questa è sicuramente il pro numero uno. Il contro numero uno invece è il traffico. Il traffico a Bali è allucinante. Sapevo dalle ricerche passate che il traffico a Bali era, diciamo, un problema, ma così, cioè nel senso, non me lo aspettavo così intenso. Tra l'altro noi siamo stati comunque a Bali maggio e aprile e maggio abbiamo fatto a Bali, che durante questo periodo qua non è nemmeno troppo affollata, ma comunque andare in giro anche motorino richiede un sacco di tempo e di pazienza, perché qui davvero guidano come i matti ed è anche pericoloso. Abbiamo notato che è anche pericoloso. Oltretutto che i motorini, per evitare un po' il traffico, vanno anche sui marciapiedi, una cosa che io proprio non ho apprezzato proprio per niente. E ovviamente di conseguenza col traffico l'inquinamento, che comunque si sente, cioè l'aria che respiri non è così pulita. Le strade sono davvero pessime, quindi buche, gli alberi che proprio dove c'è la linea bianca c'è già l'albero, e l'albero che esce, diciamo, in obliquo, un po' con una certa inclinazione tenente alla strada, molto pericolosa, quindi non ci sono protezioni. E poi perché su due corsie considerate che un quarto nella vostra direzione è inutilizzabile e l'altro quarto di là è lo stesso inutilizzabile. Per me Bali è il posto dove in assoluto ho fatto più fatica a guidare, e a me ha iniziato davvero a pesare anche guidare il motorino, lo vedevo molto ma molto pericoloso. E anche perché la gente vi taglia la strada ovunque. Non è raro trovare delle immagini di Bali dove certe macchine o motorini finiscono dentro dei canali così lungo la strada, e qualcuno purtroppo ogni tanto ci finisce dentro, perché magari per far passare, agevolare, o non lo so, ma qualcuno finisce dentro ogni tanto, quindi questo è stato un disagio grande anche per noi. Secondo punto pro sono gli hotel molto economici. Effettivamente siamo riusciti a dormire con 16 euro a notte in davvero posti carini, molto carini, come il Bliss Ubud ad esempio, a 16 euro a notte immerso nelle risaie, la camera molto semplice del resto, però davvero funzionale e confortevole. Quindi c'era anche il terrazzino dove al mattino facevamo colazione, quindi per 16 euro a notte il prezzo andava bene, anche l'accommodation, dai. Sì, davvero molto economici, quindi sicuramente questo è un punto a favore. La colazione non è delle migliori, diciamo, però effettivamente l'accommodation con 16 euro è... E noi ci preparavamo la colazione a parte, ecco. È davvero un plus. E invece il contro numero 2 è che è affollata, Bali è affollata. No, davvero, cioè ogni angolo dove volete andare o andrete, aspettatevi comunque di trovare sempre gente ovunque. Per dire, andavamo in spiaggia alla sera, si riempie
di gente in una maniera pazzesca, cioè trovare anche un punto tranquillo diventa un po' complicato, bisogna lavorarci bene. Probabilmente chi sta a Bali da più tempo, che la conosce bene, sa dove andare, ma comunque trovare un posto un po' appartato dove rilassarsi potrebbe diventare un problema. Per me, che io vado anche in palestra, le palestre le trovate sovraffollate, davvero un sacco di gente, e per dire, in tutti gli altri paesi che abbiamo visitato mi sono sempre allenato bene, poca gente in giro, poi dipende dalle fasce orarie, ma io con notte sono andato anche in palestra che ero l'unico cliente. A Bali no, a Bali era stra affollata, cioè per lo spazio che c'era, e le persone erano davvero troppe, e questo si ripeteva bene o male in ogni palestra che abbiamo visitato, come in ogni spiaggia che abbiamo visitato, come anche in ogni caffè che abbiamo visitato. Per non essere il momento migliore, perché appunto comunque Bali è riaperto da poco. esatto, e per loro appunto c'è ancora poca gente. Non oso immaginare cosa poteva essere, come poteva essere prima della pandemia e come sarà quando tutto tornerà alla normalità. Quindi a me personalmente questa cosa mi ha colpito, ecco. Terzo punto a favore di Bali è che qui davvero si possono fare delle esperienze un po' particolari e anche di lusso, diciamo. Infatti Bali è conosciuta per queste esperienze in villa molto romantiche, con queste Sì. viewpoint, con le classiche colazioni galleggianti. Effettivamente l'abbiamo vissuta anche noi questa esperienza. Se non l'avete ancora visto, abbiamo fatto anche un video che vi lasciamo qua da qualche parte. Esatto. E cavolo, davvero si riescono a fare delle esperienze dove da altre parti sono molto molto costose, effettivamente ad un prezzo accessibile. Molto accessibile, sì sì sì. Sì, quindi in belle strutture, con piscina privata, magari con una bella vista, e questo è un grande punto a favore, perché non in tutti i posti effettivamente è possibile farlo a quel prezzo. A quel prezzo. Probabilmente in Europa certe esperienze costano davvero 4 volte tanto, ecco, se non anche Sì. di più. Quindi togliersi qualche sfizio del genere qui a Bali è possibile. Il contro numero 3 per me è che l'abbiamo trovata poco autentica, quindi diciamo molto per il turista, ecco, ma se si vogliono fare delle esperienze magari più autentiche si possono sempre fare, però le devi proprio andare a ricercare, non è che proprio si può vedere magari la sua autenticità così andando in giro, ecco. Sembrava più fatto ogni cosa ricreata un po' più per il turista o l'expat e il digital nomad. Nel senso, mi ha dato molto quell'impressione. Questo era un punto a sfavore per Sì. noi, non siamo riusciti proprio ad addentrarci magari nella cultura indù che hanno, quindi ci è dispiaciuto un po' questo. Sì. Non mi ricordo più poi. Punto numero 4 a favore, che mi ha sorpreso tantissimo, sono davvero smart le persone e tutti i servizi. Noi abbiamo fatto la lavanderia, il servizio lavanderia tramite WhatsApp, sono venuti a prendere i vestiti, non sapevamo vabbè se tornavano. E come tornava? E come tornavano, però no, non è vero, sono stati davvero bravi, sono venuti a prenderli in hotel, vengono con il loro motorino, te lo riportano, ti mandano le foto della bilancia, Sì. quanto pesano i vestiti, perché va a chilo la spesa, noi Esatto. pagavamo 10.000 rupie sì, a chilo. quindi Sì. pochissimo, e davvero tutto tramite WhatsApp, non abbiamo mai dovuto chiamare, ci O hanno andare di sempre persona, risposto. Anche il motorino l'abbiamo preso tramite WhatsApp, funziona benissimo Instagram, giustamente Bali è famoso per i digital nomads, quindi tutto tramite Instagram e Facebook, quindi voi bastate che contattate qualcuno e qualcuno Sì. arriva, di Sì, sicuro. esatto. E è comodissimo, questa cosa qua non l'avevo mai Molto comoda, sperimentata. molto comoda. Sì. Mm-mm. E l'altro punto invece contro che abbiamo notato, disagio transfer, che lo si può magari un po' abbinare al contro del traffico. Sì. Io dico disagio transfer perché comunque voi vogliate andare, dovete considerare che ci vogliono ore, dovete comunque considerare di trascorrere del tempo, ore, a fare questi transfer, quindi in auto o piuttosto che ore davvero in strada, ecco. Quindi Sì. una cosa un po' noiosa, soprattutto se venite qua in vacanza e volete rilassarvi, se no me lo trovo un po' difficile, ecco. Siamo arrivati qua al pontile e dopo mezz'ora abbiamo fatto 50 metri bloccati nel traffico. Adesso ci fermiamo un attimo dalla lista dei pro e contro per farci la nostra merendina. Abbiamo trovato qua al supermercato questa bevanda proteica a gusto cocco. La facciamo? Dai! Quindi acqua e polvere proteica. Poi si agita.
Per chi fosse interessato, comunque qui a Kuala Lumpur si trovano queste bustine di proteine in polvere da 20 grammi, le paghiamo 1 euro, 10? 1,20 1,20 euro, ottime. Molto buono. Buone? Quinto punto a favore è che ci sono davvero dei bellissimi ristorantini e caffè molto instagrammabili, dobbiamo dire la verità. Sì, anche troppo. Sì, perché ci sono persone, come hai detto prima, Che con davanti al piatto stanno le mezz'ore, ma proprio anche di più a fare le foto in 1000 pose. Cioè, per carità, anche a me piace magari fare le foto, non so, al piatto, alla torta. Solo che con la maggior parte delle volte mi dimentico perché io subito inizio a mangiare. Cioè, sì. Quindi invece lì proprio le mezz'ore, cioè. Vabbè. Comunque sono davvero carini, in mezzo anche alla natura, molto ben curati, appunto come dicevo prima molto instagrammabili, Sì. quindi è curata con la pianta, con comunque la sedia in un certo modo, il Sì, colore. magari lo stile proprio dei caffè è bellino. Esatto, quindi questa è una cosa molto a favore. Il caffè l'abbiamo sempre bevuto buono, dai, buono, discreto, carino. Sì. Altro punto a sfavore è invece il Bali Belly o la dengue. Tantissime persone si ammalano praticamente la prima settimana che arrivano a Bali. A me è successo praticamente il secondo giorno, sono stato davvero molto male e mi è risuccesso dopo 33 giorni, quindi febbre a 40, dissenteria, quindi diciamo l'esperienza non è stata delle migliori. E questo, parlando con altra gente o sentendo o vedendo altri video, succede molto di frequente. Mettetelo in conto che potrebbe succedervi in una pseudo vacanza o se Esatto. venite a Bali, perché è davvero molto frequente e non è bello. Esatto. Allora, i miei punti a favore sono finiti. No, ce n'è un altro che potremmo discutere insieme e che è tutto a pagamento. Qua, nel Però senso, è sempre un punto a sfavore. sì, I un miei po' a sfavore perché se voi andate in spiaggia, quindi in qualsiasi accesso alla spiaggia e avete il motorino, uscirà sempre qualcuno a chiedervi il parcheggio. Cioè, se vi vedono col motorino pagherete sempre il parcheggio, se avete bisogno del bagno pagherete ovunque il bagno, che non sono tantissimi soldi quelli che vi chiedono, però di continuo tutti i giorni ovunque voi andiate. Nel senso, poi è brutto perché questo magari vi farà sempre sentire degli stranieri. No, più che altro vi farà sempre sentire delle macchinette da Delle soldi. macchinette da soldi, esatto. Gotcha! Più che degli stranieri, proprio delle macchinette da soldi, perché ovunque andate dovete pagare qualsiasi servizio, anche l'andare in bagno. Va bene, ci siamo spostati perché eravamo sotto, diciamo, un gazebo, però la luce continua ad andare a venire, quindi meglio stare qua un po' più all'aperto. Sì, allora, i pro e i contro sono finiti, però volevamo parlarvi della nostra personale esperienza e di cosa ci ha un pochettino limitato nel visitare Bali, come volevamo e come ci immaginavamo. Esatto. Quindi il primo punto è sicuramente stato quello in cui Salvatore è stato male ben 2 volte nello stesso mese e quindi questo ci ha scoraggiato tantissimo a spostarci e a visitare altri posti di Bali. Anche perché l'umore giustamente non era altissimo e fisicamente non Sì. ci sentivamo. Non mi sentivo mai bene. La seconda cosa invece è che secondo noi siamo stati davvero tanto sfortunati, anche perché ci siamo confrontati con altre persone e non sappiamo bene cosa è successo. Beh, alcuni hanno comunque riscontrato il nostro disagio per le camere, però Sì. sembrerebbe che in linea di generale. In media noi l'abbiamo riscontrato più di altri. Il disagio di cui stiamo parlando è l'odore di umidità e muffa Sì. in camera. Sì. Questa è una cosa che ci ha Bruttissima. terrorizzato davvero, perché facevamo fatica a dormire, lo sentivi nelle coperte, sul cuscino. Sì. Tra l'altro non ci è mai successo. Ovviamente qui a Bali ci dicevano perché siamo stati chiusi 2 anni, però anche la Thailandia, anche la Cambogia e anche qua in Malesia sono stati chiusi 2 anni e mai ci è successo di trovare degli hotel con questi disagi, che invece a Bali sì, magari perché qualità costruttiva o le Sì. risaie, non lo so. Sì, sì. Diciamo che noi siamo molto attenti, cioè cerchiamo di avere uno stile di vita salutare e di guardare alla nostra salute ovunque andiamo, e quindi sapere che sto respirando in un ambiente con muffa e umidità a me dà molto fastidio, quindi per me non c'è posto bello, diciamo, a livello di panorama piuttosto che di spiagge, se poi magari devo stare male dal punto di salute, preferisco andare via, ecco, perché comunque non la comprometto, ecco, Sì. per niente. Never. Insomma, questa è stata la nostra esperienza di vita a Bali per 2 mesi. Sì.
Io ci tengo tantissimo se avete qualche commento, se ci siete stati, La vostra esperienza, ecco. se avete avuto anche voi esperienze simili, cosa pensate, perché siamo davvero tanto curiosi, perché c'è tantissimo scalpore, diciamo, su questa Bali. Diciamo che per quello che ho visto io non fa per me, non mi piace, ecco. Non posso dire che l'ho sentita particolarmente, che ho voglia magari di ritornare domani, anche se moltissime persone comunque sia piace, quindi è molto soggettiva questa opinione. Sì. Speriamo che il nostro video vi sia piaciuto. Sì, tra l'altro noi stiamo morendo di caldo qua. Sì. Vi invitiamo a lasciare il like se così fosse e Iscrivetevi e date un'occhiata agli altri video che abbiamo fatto. Noi ci vediamo al prossimo, ciao! Allora, no, perché sei proprio attaccata a spalla, tu c'è un botto di spazio ancora. ma io non lo vedo perché Cioè, non se messi a mesi. ma perché non mi vede. Ho capito tu, ma te lo dico io, cioè siccome mi stai. Non lo so. Casino è venuto fuori solo qua. Quinto punto a favore è che ci sono davvero dei bellissimi ristorantini e caffè. Vai amore. Ma c'è l'aereo che passa. Non credo che si senta troppo. E poi l'aereo. L'elicottero, ma guarda come passa. L'aereo è un elicottero, Quinto punto a favore è che ci sono dei davvero. Dei davvero. E quindi il pensiero magari di. Scusa. Insomma, questa è stata la nostra esperienza di vita a Bali per 2 mesi. 2 mesi. Aspetta, la rifaccio. Questa